Immagina di dover colpire un singolo bersaglio nemico nascosto in una città affollata. Le armi che abbiamo usato finora, per decenni, non sono fucili di precisione, sono bombe atomiche. Per eliminare il nemico, distruggiamo l'intera città. Questo è, brutalmente, ciò che accade spesso con la chemioterapia tradizionale. Il farmaco entra nel tuo corpo e attacca tutto ciò che cresce velocemente. Il tumore, sì, ma anche i tuoi capelli, il tuo midollo osseo, il tuo sistema immunitario. È una guerra civile dove il fuoco amico fa quasi tanti danni quanto il nemico. Ma se ti dicessi che esiste un modo per trasformare quella bomba in un cecchino invisibile? Un proiettile intelligente, capace di navigare nel labirinto delle tue vene, ignorare le cellule sane e consegnare il suo carico letale solo ed esclusivamente al bersaglio? Prima di capire come funziona, devi comprendere dove ci troviamo. Dimentica i millimetri. Dimentica persino i microscopi che usavi a scuola. Stiamo scendendo in un abisso dimensionale che sfida l'immaginazione umana. Prendi un singolo capello dalla tua testa. Immagina di poterlo affettare in 100.000 strisce longitudinali. Una sola di quelle strisce è grande quanto un nanometro. A questa scala, la fisica che conosci smette di funzionare come ti aspetti. L'oro non è più giallo, ma diventa rosso o viola. I materiali inerti diventano reattivi. La gravità conta meno delle forze elettriche. È qui, in questo regno invisibile, che la medicina sta combattendo la sua battaglia più importante. Non stiamo parlando di fantascienza, stiamo parlando di nanomedicina. E sta accadendo ora. Attenzione, quello che vedrai nei prossimi minuti è reale, basato sulle ricerche più avanzate pubblicate su Nature e Science. Tuttavia, ricorda sempre che questo video è puramente educativo. La scienza corre veloce, ma ogni terapia richiede tempo per essere approvata. Non sostituire mai il parere del tuo medico con un video su internet. Ma sappi questo: gli strumenti che stiamo per esplorare sono già nelle mani dei ricercatori. Alcuni sono già negli ospedali. Non è una promessa per il prossimo secolo. È la realtà clinica che sta emergendo proprio in questi anni. E tutto inizia con una semplice domanda. Come facciamo a ingannare il sistema di sicurezza più sofisticato dell'universo, il tuo corpo? Il tuo corpo è una fortezza paranoica. Il sistema immunitario pattuglia ogni millimetro dei tuoi vasi sanguigni. Qualsiasi cosa estranea, che sia un virus, un batterio o un farmaco sintetico, viene immediatamente identificata, etichettata e distrutta. I globuli bianchi sono guardiani spietati. Se inietti un farmaco nudo nel sangue, gran parte di esso viene mangiato dai macrofagi o filtrato via dai reni, prima ancora di vedere l'ombra di un tumore. È uno spreco colossale. Per decenni abbiamo cercato di sfondare le porte con la forza bruta, aumentando le dosi, aumentando la tossicità. Ma la nanomedicina ha cambiato strategia. Invece di sfondare la porta, abbiamo deciso di costruire un cavallo di Troia. Un guscio apparentemente innocuo, invisibile ai radar biologici, che nasconde al suo interno la cura. Il primo e più famoso di questi cavalli di Troia è il liposoma. Immagina una bolla di sapone, ma fatta della stessa identica sostanza delle tue membrane cellulari, uno strato lipidico. È incredibilmente semplice e proprio per questo geniale. Poiché è fatto di pezzi di te, il corpo spesso lo ignora. All'interno di questa sfera cava possiamo caricare farmaci che altrimenti sarebbero tossici o instabili. È come mettere una lettera fragile dentro una busta corazzata e impermeabile. Queste sfere viaggiano nel sangue, proteggendo il carico prezioso dall'ambiente ostile esterno. Ma c'è un problema. Anche le buste migliori a volte vengono aperte dalla polizia. Il sistema immunitario impara in fretta.
Quindi abbiamo dovuto renderle invisibili. Qui entra in gioco la chimica stealth. Rivestiamo queste nanoparticelle con polimeri speciali, come il PEG. Immagina di avvolgere il nostro cavallo di Troia in una nuvola di vapore acqueo che impedisce a chiunque di toccarlo. Questo rivestimento crea uno scudo idratato che respinge le proteine del sangue che solitamente segnalano pericolo. I macrofagi, i guardiani del corpo, ci passano letteralmente attraverso o accanto senza vederle. Abbiamo creato fantasmi. Fantasmi che possono circolare nel tuo sangue per ore o giorni invece di minuti. Questo tempo extra è cruciale. Permette alla nanoparticella di fare decine, centinaia di giri nel tuo sistema circolatorio, finché non trova, inevitabilmente, la sua destinazione. Ma non usiamo solo grasso, usiamo l'oro. Sì, l'oro. Quando riduci l'oro a dimensioni nanometriche, succede qualcosa di magico. Non è più il metallo inerte dei gioielli. Diventa un'antenna. Le nanoparticelle d'oro possono essere sintonizzate per risuonare con frequenze di luce specifiche. Immagina di iniettare queste particelle. Loro si accumulano nel tumore. Poi, dall'esterno, puntiamo un laser a infrarossi, innocuo per la pelle. Ma quando quel raggio colpisce l'oro, le particelle vibrano all'impazzata. Si scaldano, cuociono il tumore dall'interno, cellula per cellula, senza toccare il tessuto sano circostante. È chirurgia termica molecolare. Non serve bisturi, serve solo luce e polvere d'oro. La vera rivoluzione, però, non è solo nel materiale, ma nella biocompatibilità. Cosa significa questa parola? Significa che il corpo non vede queste particelle come spazzatura tossica. Stiamo iniziando a usare esosomi, messaggeri naturali che le tue cellule usano già per parlarsi. Immagina di intercettare il servizio postale del tuo corpo, svuotare le buste dai messaggi originali e inserire le nostre istruzioni terapeutiche. Il corpo accetta il pacco perché il francobollo è autentico. Non c'è rigetto, non c'è infiammazione. È l'integrazione perfetta tra biologia e ingegneria. Stiamo smettendo di combattere contro la natura del corpo e stiamo iniziando a hackerarla gentilmente, usando il suo stesso linguaggio. Arriviamo al momento cruciale. Come fa la nanoparticella a sapere qual è la cellula malata e quale quella sana? Le cellule tumorali, nella loro follia riproduttiva, spesso espongono sulla loro superficie delle proteine specifiche, come bandiere che urlano «sono qui». Noi decoriamo la superficie delle nostre nanoparticelle con l'equivalente chimico di mani o chiavi progettate per afferrare solo quelle specifiche bandiere. È un attracco spaziale. La nanoparticella naviga nel caos del sangue, urta 1000 cellule sane e non si attacca. Scivola via. Ma appena tocca la cellula malata, clic, la chiave gira nella serratura. L'aggancio è solido, non c'è via di scampo. Una volta agganciata, la cellula malata fa qualcosa di ironico. Invita il suo stesso distruttore a entrare. La membrana cellulare si invagina e ingoia la nanoparticella, credendola nutrimento. Ora siamo dentro, nel citoplasma, il cuore della bestia, ma siamo ancora chiusi nel guscio. Qui entra in gioco l'ultimo trucco. Le nostre nanoparticelle sono progettate per essere sensibili all'ambiente. L'interno di un tumore è spesso più acido del resto del corpo. Appena il guscio sente questa acidità, si disgrega, si apre e rilascia il carico. Una concentrazione letale di farmaco esplode direttamente dentro la cellula, dove non può essere pompata fuori. È scaccomato in una singola mossa. Questa tecnologia non serve solo per uccidere, serve per curare l'incurabile. Pensa al tuo cervello. È protetto dalla barriera ematoencefalica, un muro biologico che impedisce al 98% dei farmaci di passare.
È il motivo per cui curare l'Alzheimer o il Parkinson è così difficile. Non riusciamo a far arrivare i farmaci dove servono. Le nanoparticelle stanno cambiando le regole del gioco. Possiamo mascherarle da glucosio o da trasportatori di ferro. La barriera le vede, pensa, oh, questo serve al cervello, e apre i cancelli. Per la prima volta nella storia della medicina, abbiamo un passepartout per entrare nel santuario della mente umana e riparare i neuroni danneggiati dall'interno. Stiamo parlando di rigenerazione, non solo di contenimento. Non siamo lontani da un futuro in cui non prenderai una pillola generica prodotta per milioni di persone. Immagina di andare dal medico, fare un prelievo e in poche ore un computer progetta una nanoparticella specifica per il tuo corpo, per la tua malattia, con la tua firma genetica. Una cura su misura, stampata a livello molecolare. Le nanoparticelle possono fare anche da diagnostici. Mentre viaggiano, possono inviare segnali all'esterno, dicendoci esattamente dove si trova la malattia e quanto è estesa, prima ancora che un sintomo appaia. È la fine della medicina a taglia unica. È l'inizio dell'era della precisione assoluta. Siamo partiti da una città bombardata e siamo arrivati a un chirurgo invisibile. La nanomedicina ci insegna una lezione profonda. La potenza non è nulla senza il controllo. Per millenni abbiamo cercato di dominare la natura con la forza. Ora stiamo imparando a collaborare con essa, scendendo al livello dove la vita stessa viene assemblata, atomo dopo atomo. Non è più fantascienza. È la scienza che salverà le vite dei nostri figli e forse, molto presto, anche le nostre. C'è un intero universo dentro di te e abbiamo appena iniziato a esplorarlo. E mentre queste minuscole sentinelle vegliano silenziosamente nel nostro sangue, la frontiera tra biologia e tecnologia svanisce per sempre. Io sono Renderium e questo è il futuro che scorre dentro di te. Iscriviti per continuare a esplorare l'invisibile.